Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con questo è il nuovo invio. All'interno troviamo la Ford Gran Torino di Starsky e Hutch, edizione Hachette in scala 1:8. Ecco qui, numero 40, 41 e 42. Come potete vedere, ho aperto il pacco prima, ma le confezioni sono tutte integre, quindi le apro anche io, le vedo insieme a voi per la prima volta. Le apro anche io, ho detto, le apro solo io. Comunque, qui è tutto come se fosse in diretta perché non taglio nulla, non ne sono capace. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi. Invece chi mi visualizza ma ancora non si è iscritto, ma ha piacere di farlo, Michele è qui per ricordarvelo. Iscrivetevi ragazzi, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli. Grazie. E in ultimo, se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse piacere di farsi montare modello da me, mi contatti privatamente. Grazie. Adesso, come da un po' di tempo già sto facendo, dedicherò più tempo a questo video unboxing, così come a tutti gli altri video unboxing che seguiranno di altri modelli, per consentire a chi ha piacere di dare lettura anche ai testi oltre che guardare le immagini. Così quando poi andrò a fare il video della sessione di montaggio darò possibilità sommaria di poter vedere i fascicoli e, come ho appena detto, chi vuole, chi lo desidera potrà leggere qui. Io vi consiglio di dare lettura ai fascicoli perché sono molto interessanti. Alla fine di questo video unboxing prenderò quello che ho montato fino al numero 39 e farò una rappresentazione di tutti i pezzi. Sono davvero soddisfatto di quest'auto, a parte gli ammortizzatori anteriori che, come ho già spiegato in diversi video, non servirà a cambiare le molle perché sono completamente sbagliate le leve. Ecco, qui abbiamo il serbatoio della benzina che in realtà è il portabatterie. Ok, andiamo a vedere subito quello che abbiamo trovato. Ecco qui, meno lo apriamo questo, meno lavoriamo sui fili e meglio è. Quindi ecco, cerchiamo di muoverli solo quando andremo a inserire gli spinotti nelle loro sedi dedicate. Ok ragazzi? Perfetto, funziona. Una serie di viti LP da avvitare nella plastica.
Ok, sarà questo qui. Perfetto, andiamo adesso subito a vedere il contenuto e il fascicolo numero 41. Ecco qua. La seconda di copertina, come in tutte le collezioni che sceglieremo di fare, è dedicata ai numeri utili e ai servizi. Date anche un'occhiata alla playlist, ragazzi, perché potrete trovare diversi modelli, non tantissimi, ma qualcosa c'è. E qui abbiamo il montaggio del serbatoio della benzina, terza parte. Saluto Michele, Stefano, Pasquale. C'era un altro ragazzo che mi ha chiesto di salutarlo, ma non me lo ricordo. Dopo questo video, se ce la faccio, andrò a leggermi un po' di messaggi indietro, ma sono davvero tanti. E se riuscirò da lì a leggere il tuo nome, ti nominerò di sicuro. Se no, altrimenti ricordamelo, non mancherò nel prossimo video. Qui sento che c'è del peso, Secondo me questa è plastica, questo è metallo. Questa è plastica. Ecco, diciamo che tirare a indovinare non è il mio forte. Sono tutte e due di plastica. Sentivo un certo peso perché è spessa. Questa qui vediamo un po', ma non credo qua. Ma sì. Questo è il serbatoio e ok. E questa è la parte dove va attaccato il serbatoio. Ah, ecco così. Ecco. Va così. Questo andiamo a vedere che cos'è. Ah, questo è il bocchettone del serbatoio dove si inserisce poi il tubo per fare la benzina, fare il pieno per modo di dire. Poi abbiamo 3 serie di viti, tutte e 3 destinate ad essere avvitate sulla plastica, MP
LP e HP. Anche questo lo abbiamo visto. Ok. E infine il numero 42. Vi ricordo che sono 120 uscite, abbiamo da poco superato un terzo dell'intera collezione, sono davvero tante le uscite, ma il modello è davvero molto grande, molto pesante e veramente ben dettagliato. Abbiamo il cerchione della ruota posteriore destra, tutto in metallo, seguitemi perché ci saranno ovviamente i video del montaggio dove non mancheranno consigli. Come sapete, questo è un canale che è nato per aiutare le persone che hanno più difficoltà nel montaggio dei modellini, ragion per la quale i miei video necessariamente non possono durare 7-8 minuti. Qui abbiamo i dadi, ma ormai lo sappiamo tutti, più che altro lo sto dicendo per quelli che non hanno fatto la collezione. Uno è dato sempre in più. Controllate che non vi ballino quando inserite il perno nel foro, altrimenti o li scaldate da dietro sempre che escano fuori dal metallo, oppure li andate a deformare un po' come vi ho fatto vedere nel video e poi li inserite. Ecco qua. E qui nella prossima uscita che riceverò nel prossimo pacco che mi arriverà, dove ci sarà dentro il numero 43, il numero 44 e il numero 45. Continuano a mandarne soltanto 3, ci vogliono altri 2 anni se non decidono di mandarcene almeno 4. Parlo ovviamente dei numeri. Bene. Controllatevi bene il copertone, quello che riceverete nell'uscita successiva a questa, la 43. Perché? Perché se mi seguite e non mandate veloci avanti i video, non vi siete persi il difetto che aveva un copertone che ho fatto sostituire prontamente. Hachette me lo ha fatto ricevere gratuitamente al mio domicilio, perché aveva una crepa molto evidente sulla gomma, che poi è una gomma resa meno morbida delle gomme che siamo abituati a vedere montate nei modellini, per quello che vi avevo anche spiegato, per il peso eccessivo, diciamo, eccessivo tra virgolette. Fa anche piacere perché supererà i 5 kg, quindi ecco, un copertone in gomma morbida sicuramente si ovalizzerebbe quando andremo a
mettere in vetrina il nostro modello, anche se sconsiglio sempre di appoggiare proprio il modello completamente per terra, ma di sostenerlo con dei rialzi sotto, degli spessori, dove poi una volta che vi siete creati il vostro spessore fate passare un foglio di carta sotto, deve passare libero ma non si deve quasi vedere, così sembrerà appoggiato, ma anche se sta lì 10-15 anni, ecco, il copertone magari non si deforma. Probabilmente non è neanche necessario, proprio per quello che ho appena detto, che è stata resa molto più dura la gomma. Però insomma io sono abituato a presentare così i modelli, sempre sospesi. Bene, questo è tutto in metallo, sempre bello, un bel pezzo davvero. Il freno a disco, i 5 bulloni e una serie di viti PM. Bene, adesso, come vi ho anticipato, prendo quello che ho montato fino al numero, fatemi vedere che non mi sbaglio, 39. Forse prima erroneamente ho detto 40, non me lo ricordo. Ecco qua. Guardate che meraviglia. Qui abbiamo la freccia che sarà funzionante grazie a un LED che verrà poi collocato all'interno del suo foro dedicato. In rilievo, bellissima, sembra in metallo la scritta Gran Torino. E poi ho deciso di farvi vedere bene il dettaglio per farvi rendere conto della precisione dei filetti. Guardate, questa è la parte interna. Ho dovuto dirlo, altrimenti non ve ne davate conto. A volte mi scappano delle cose banali, scusatemi ragazzi. Lo avrei tagliato volentieri questo pezzo, ma non riesco a farlo. Guardate la mascherina quanto è bella. La targa è in metallo, ve la faccio leggere, addirittura sarete in grado di leggere quello che c'è scritto qua in piccolo. Quello che invece sentite miagolare, io lo chiamo fratellino, è il mio gatto tigrato europeo Michelangelo, di poco più di 2 anni. Gli animali, che bisogna dire sugli animali? Per quanto parliamo bene degli animali è sempre poco. Le luci saranno funzionanti, anche queste, retine in metallo, tutto quello che vedete rosso è in metallo. E questi sono i fori dove poi andranno collocati i LED. Il lampeggiante non è funzionante, ma guardate il materiale che è stato usato, sembra vero. Io lo trovo bellissimo, non avrebbero potuto farlo meglio. Il freno posteriore, il tamburo. Adesso cercherò, per quanto possibile, perché è davvero molto grande come modello,
di farvelo vedere un po' anche nel dettaglio sotto e poi sopra sul motore. Considerate che a parte il tubo della marmitta è tutto in metallo. Ricordatevi, ragazzi, incollatevi i tubi nei perni, altrimenti ve li trovate tutti sparsi per il motore, perché è possibile che col tempo vi si stacchino. Adesso arrivo, Michelangelo. Vi volevo far vedere anche il dettaglio della batteria meravigliosa. C'è un lavoro pazzesco in un progetto del genere, pazzesco. Sono veramente super soddisfatto di questo modello. Bene ragazzi, io adesso vado a preparare una scenografia che funzioni, insomma che sia più accettabile che questa, per poter poi fare la copertina del video. Vi ringrazio del vostro tempo, Michele vi saluta, ringrazio a voi che continuate ad essere linfa del mio canale. Io vi ringrazio davvero con tutto il cuore. Un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Mi raccomando, sempre che ne abbiate piacere, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, per me è molto importante, di attivare la campanella, così riceverete ogni informazione di quando io andrò a pubblicare un nuovo video. Grazie ragazzi, ciao!